Egregi signori, gentili signore, benvenuti su Origini del Baseball. Io sono Puma Z ed insieme a me ripercorreremo le origini del baseball statunitense. Gli episodi di questa rubrica sono indipendenti e possono essere visti in qualsiasi ordine. Per quanto concerne invece l'ordine di pubblicazione, sto cercando di tenere una certa disposizione cronologica. In questo episodio vedremo quindi la sesta squadra appartenente ai cosiddetti Classic 8, le prime 8 squadre che contribuirono alla nascita della National League e la cui storia continua a essere scritta fino ai giorni nostri. Le squadre presentate fino ad oggi hanno condiviso tutte un percorso storico simile tra di loro. Alcune presentano periodi di successo altalenanti, con intervalli di astinenza tra un titolo e l'altro della durata di molti e molti decenni, mentre altre limitano gli unici momenti di gloria quasi esclusivamente nel passato. La franchigia alla quale ci dedicheremo quest'oggi andrà invece un po' controcorrente. Non vanta delle origini particolarmente scoppiettanti, ma ci racconterà una storia costellata da vittorie come poche altre squadre potranno vantare. Vi invito quindi a mettervi comodi, poiché oltre ad esplorare una delle squadre più antiche del baseball, parleremo dei successi di una delle squadre più titolate della MLB. Pensate che soltanto i New York Yankees vantano più vittorie alla World Series. Signori e signori, è giunto il momento di presentarvi le origini dei St. Louis Cardinals. L'anno di fondazione dei St. Louis Cardinals risale ufficialmente al 1892, ma per rintracciare le vere origini del franchise dobbiamo andare indietro ancora di un po'. Poiché sarà nel lontano 1875 che nasceranno i St. Louis Brown Stockings, la prima squadra professionale dello stato del Missouri. L'anno successivo, nel 1876, parteciperà alla prima stagione della National League, dove continuerà a competervi fino ai giorni nostri. Ecco, diciamo quasi, perché i St. Louis Brown Stockings verranno pizzicati a truccare le partite ed espulsi nel 1877, letteralmente la stagione dopo. La società naturalmente fallisce, ma come abbiamo avuto modo di scoprire in alcuni episodi precedenti, per alcune città il dio del baseball è particolarmente ragguardevole. È così che nel 1882 la squadra verrà acquistata da Chris von der Ahe e resa competitiva al punto da diventare una delle squadre fondatrici dell'American Association, lega che in quegli anni competeva contro la National League. Durante questo periodo il nome della squadra verrà accorciato in St. Louis Browns, facendo comunque sempre riferimento al colore dal gusto discutibile dei calzini. Marroni, perché brown significa marrone. Chi segue questa serie saprà che nel 1891 il mondo del baseball verrà scosso da eventi che non starò lì a spiegare per l'ennesima volta. Sappiate che l'American Association fallirà assieme a tante franchigie che vi competeranno, lasciando veramente pochi superstiti. I St. Louis Browns saranno una di quelle squadre graziate, che verrà invece ritrasferita di nuovo alla National League, la stessa dalla quale fu originariamente cacciata. Abbiamo già sentito una storia simile. L'esordio vero presso la National League non sarà proprio una delle più deflagranti. Eppure nel 1899 la franchigia trova comunque il coraggio di cambiare il proprio nome e passare da Browns a Perfectos. Questo nome, contro ogni aspettativa, verrà cambiato l'anno seguente, spazzato via dal commento di una singola spettatrice. Il giornalista sportivo William McHale riportò nel St. Louis Republic come una donna presente ad una partita commentò non tanto l'orribile nome della squadra, quanto invece le nuove uniformi dei giocatori, apprezzandone le tonalità che le ricordavano i cardinali rossi, o appunto in inglese Cardinals. Un nome che piacque talmente tanto ai tifosi che dal 1900 fino ad oggi la franchigia è conosciuta come i St. Louis Cardinals. A questa donna dobbiamo indirettamente ringraziare anche la nascita di Redbird, la mascotte ufficiale dei Cardinals, ma glielo perdoniamo, dai. Eppure non basta cambiare il nome della squadra ed il colore della divisa per diventare dei campioni. C'è bisogno di veri fuoriclasse per portare la franchigia fino in cima. Per i Cardinals questo fuoriclasse porterà il nome di Rogers Hornsby, la prima superstar del St. Louis. Hornsby iniziò la sua carriera presso i Cardinals nel 1915 e veniva annoverato dai media come un uomo esemplare. Non beve, non fuma, non legge letteratura frivola e non perde il suo tempo al cinema. La sua unica dedizione? Il baseball. Quest'uomo porterà i St. Louis Cardinals alla prima World Series nel 1926, imponendosi inaspettatamente contro i New York Yankees ed i suoi leggendari Lou Gehrig e Babe Ruth. L'impresa verrà rinnovata nel 1931, vincendo la seconda World Series, ma
Questo sarà soltanto l'inizio. Sempre durante gli anni 30 i Cardinals vivono un fenomeno davvero curioso e particolare, quello della Gas House Gang. Con questo nome si identificavano alcuni giocatori che si dilettavano tra giochi di prestigio molto simpatici a vere e proprie esibizioni musicali. Una versione dei Cardinals che darà spettacolo sia fuori che dentro al campo, conquistando la terza World Series nel 1934. Gli anni 40 furono particolarmente proficui per i Cardinals, vincendo 3 World Series e 4 titoli della National League in soli 5 anni. E se dovessimo riassumere questo periodo incredibile dei Cardinals in un solo nome, questo sarebbe Stan Musial. Oltre a caratterizzare una delle decadi più vittoriose per i Cardinals, questo eccezionale battitore verrà ricordato soprattutto per aver battuto la bellezza di 3.630 valide, posizionandosi al 4º posto nell'intera storia della MLB. Here's the pitch. Line drive, there it is! Into left field! Hit number 3000! A run is scored! Musial around first! On his way to second with a double! La carriera strabiliante di Musial si protrarrà fino agli anni 50, dove tuttavia i Cardinals non otterranno altre vittorie particolarmente significative. Queste torneranno invece negli anni 60, dove i Cardinals riprenderanno a dominare la National League, aggiungendo qualche altro trofeo della World Series nella propria bacheca. Una decade contrassegnata principalmente dallo scoppiettante duo composto dal battitore Ken Boyer e il lanciatore Bob Gibson. Soprattutto quest'ultimo, particolarmente acclamato dai tifosi dei Cardinals di quegli anni. Un lanciatore senza precedenti che durante la World Series del 1968 compie 17 strikeout in una singola partita, un record ineguagliato fino ad oggi. Ma il tempo, si sa, corre in fretta e siamo subito negli anni 70. Nonostante la presenza di Joe Torre e Lou Brock, due nomi che hanno fatto parlare dei Cardinals durante questa decade, i Cards rimangono comunque a bocca asciutta. Lo stesso non vale tuttavia per Lou Brock, che, malgrado non arricchisca il proprio palmares con altri titoli, rientrerà comunque nella storia come il secondo giocatore con le maggiori basi rubate nella MLB, la bellezza di 938. Ma i Cardinals non sono una di quelle squadre che lascia prendere polvere alla bacheca dei trofei, e presto arriveranno gli anni 80. Una squadra che non si distinguerà particolarmente per la propria bravura, ma trarrà la propria forza principalmente dal proprio allenatore, Whitey Herzog. Egli svilupperà uno stile di gioco soprannominato Whitey Ball, che porterà risultati più che soddisfacenti, altri 3 titoli nella National League e una vittoria alla World Series. To the plate, a swing and a miss, and that's the winner! That's the winner! A World Series winner for the Cardinals! Che avrebbero potuto essere tranquillamente 3 se non avessero perso contro i Kansas City Royals in una World Series particolarmente controversa nel 1985 e contro i Minnesota Twins nella World Series del 1987, una finale che hanno perso e basta. Il nome più ricorrente dei Cardinals durante gli anni 80 è probabilmente quello di Ozzie Smith, considerato uno dei giocatori difensivi migliori di tutta la storia. Breaking ball, Ozzie Smith, a great diving catch. Offerman, a great catch by Ozzie Smith. Gli anni 90 sanciranno il termine di una lunga era per i Cardinals, quando nel 1990 morirà il proprietario August Busch, a capo della società per quasi 40 anni. Inizialmente la società passò a Joe Torre, un giocatore al quale abbiamo accennato durante gli anni 70, ma verrà poi definitivamente ceduto al businessman William DeWitt Jr., a capo di St. Louis Cardinals tutt'oggi. Durante questa decade di cambiamenti, i Cardinals vivranno nuovamente un breve periodo di carestia in termini di titoli. Ma i Cardinals hanno dimostrato di sapere riemergere sempre ed in tempi relativamente brevi. E così arriviamo nell'epoca moderna, gli anni 2000. Qua vado un po' veloce, anche perché le origini le abbiamo viste. Qui ci addentreremo in argomenti un po' fuori tema. Sappiate che i Cardinals continueranno a vincere anche nel nuovo millennio, ottenendo 2 titoli alla World Series rispettivamente nel 2006 e nel 2011, mentre l'ultima pennant race della National League conquistata risale invece al 2013. Anche in questo periodo non manca di sfornare altre icone che entreranno nella storia del baseball, primo su tutti Albert Pujols.
o Pujol. Giocatore che concluderà la sua carriera proprio quest'anno, battendo ad oggi un totale di 686 fuoricampo, niente poco di meno che il quinto nella storia. Potremmo stare qui veramente ore ad elencare e disquisire sui grandi successi fuori e dentro al campo dei St. Louis Cardinals, una squadra che alla storia del baseball ha dato veramente tanto. Non vi ho accennato per esempio di Helen Hathaway Britton, la prima manager donna del baseball all'inizio del XX secolo, oppure del fatto che i Cardinals furono la prima squadra ad implementare il sistema di farming. Penso però che per oggi possiamo fermarci qui e spero di avervi reso un'idea più concreta di chi siano i St. Louis Cardinals. Sono convinto del fatto che sapere le origini di una squadra porta a vedere questa con occhi differenti ed è questo il senso di origini del baseball. Vi ringrazio di cuore per avermi dedicato il vostro prezioso tempo e soprattutto del supporto ed apprezzamento degli iscritti. Siete sempre di più e io non ho veramente le parole per esprimere quanto ve ne sia grato. Invitandovi a passare settimana prossima al nostro appuntamento abituale con le palle nelle basi, io, tu e il rosso cardinale.